Io stasera sono qui per parlarvi di una malattia neurologica grave che probabilmente voi non conoscete, ma che in questo momento sta letteralmente devastando la vita a milioni di persone nel mondo e purtroppo da 5 anni ormai anche la mia. Prima di dirvi il nome di questa malattia, però, vi voglio dare qualche dato per farvi capire la gravità di quello di cui sto per parlarvi. Innanzitutto questa non è una malattia rara, e anzi è una malattia che potenzialmente colpisce chiunque da un momento all'altro, perché anche se le cause sono ancora poco note, ormai sappiamo che spesso è un episodio virale a provocarla, e quindi una mononucleosi, una banale influenza, un Covid potenzialmente possono scatenarla. Non è impossibile che qualcuno di voi ce l'abbia o conosca qualcuno che ce l'ha, magari a uno stadio ancora di esordio quando non si capisce bene cosa succede, perché ottenere una diagnosi è un percorso lungo e molto complicato. In ogni caso è una malattia con una qualità della vita orrenda. Uno studio del 2015 ha stabilito che sta meglio chi ha la schizofrenia, il diabete, l'artrite reumatoide, l'insufficienza renale cronica e tante forme di cancro. Nei casi più gravi il paziente è allettato, a volte intubato perché è incapace persino di mangiare autonomamente. E quindi anche se di questa malattia non si muore, in realtà si può morire per complicazioni mediche di 1000 tipi e spesso si muore per suicidio perché il calvario del paziente diventa intollerabile. Davanti a questi dati vi chiederete se parlo dell'AIDS, se parlo di una forma particolare di cancro. In realtà vi sto parlando della sindrome da fatica cronica. Questo nome vi delude, forse, vi aspettavate una malattia più credibile. La parola che vi resta impressa è fatica o stanchezza e magari state pensando che siete stanchi anche voi. Perché fate una vita normale, lavorate 8 ore al giorno, vi occupate della casa, dei figli, magari fate sport, avete una vita sociale. E io quella stanchezza l'ho conosciuta per tanti anni. È la stanchezza di una persona sana, magari sotto pressione. E vi assicuro che non ha nulla a che vedere con la sofferenza atroce di un malato di sindrome da fatica cronica, ma soprattutto che un malato non se la può permettere una vita normale, non può lavorare 8 ore al giorno, non può occuparsi della casa, non può fare sport, a volte un malato non riesce neanche a sedersi dentro al proprio letto. Il nome di questa malattia è un problema perché banalizza completamente la condizione che dovrebbe descrivere e nella comunità c'è tanto dibattito. Spesso vorremmo si usasse l'altro nome scientifico che abbiamo e che è encefalomielite mialgica, che letteralmente significa dolore correlato all'infiammazione del sistema nervoso centrale. Infatti questa è una malattia neurologica e la conosciamo, è classificata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità dal 1969, quindi sappiamo cos'è da più di 50 anni. Vi faccio qualche esempio di cosa vuol dire vivere con questa malattia. Immaginatevi di andare a dormire a oltranza, dormire 10 ore, 15 ore e svegliarvi esausti. Ma questo non una mattina, non per un periodo, svegliarvi esausti per anni e anni e anni. Avere una sensazione perenne di febbre a 40, quella sensazione di delirio della febbre alta. E se provate a fare uno sforzo banale, farvi una doccia, fare una telefonata, uscire dal letto, rischiate di crollare in modo magari permanente. A un certo punto siete così sensibili ai suoni, alle luci, che vi dovete chiudere in una stanza con la mascherina e i tappi, perché gli stimoli esterni sono diventati intollerabili e il contatto dei vestiti con la pelle potenzialmente vi fa svenire dentro al letto. Vi chiederete come io possa rappresentare una paziente di questa comunità, perché chiaramente sto in piedi, deambulo, vi parlo e riesco a comunicare quando uno dei sintomi in realtà è la nebbia cerebrale in cui non si riesce nemmeno più a parlare perché il cervello si è come sciolto dentro al cranio.
Quindi ora vi racconto la mia storia con questa malattia. Io fino a 27 anni ero così, una persona direi molto più dinamica della media, che è partita per l'estero presto, ha vissuto in 6 paesi, ha imparato 4 lingue, faceva sport di montagna, sport estremi, veramente una persona più dinamica dei suoi coetanei in media. Poi una mattina, nel 2019, mi sono svegliata esausta, un esaurimento che non è passato con le settimane seguenti, quindi sono andata dal medico, abbiamo fatto gli esami del sangue, fino a test poi più complessi, risonanze magnetiche del cervello, risonanze della colonna, test del sonno, e non avevo assolutamente niente. E siccome secondo questi test io non avevo niente, i medici hanno iniziato a non credermi e poi hanno iniziato a ridicolizzarmi apertamente. E ora vi dico qualche commento che mi è stato fatto in quel contesto. Mi è stato detto: sei una donna, e quindi questo spiega tutto, sono gli ormoni, come se io a 30 anni quasi non sapessi ormai come funzionava il mio corpo di donna. Mi è stato detto: sei carina, è un peccato che vaghi per ospedali, torna a divertirti con i tuoi coetanei. Mi è stato detto: fai un figlio, così la gravidanza ti toglierà la stanchezza di dosso. Ora, al di là del fatto che, come potrete immaginare, questi commenti sono venuti tutti da medici uomini, erano al limite del paradossale, perché io non riuscivo quasi più a fare le scale di casa da sola. Sono andata su Google perché non mi restava altro da fare e con le poche energie che avevo per mesi ho studiato la ricerca scientifica fino a scoprire da sola la sindrome da fatica cronica e scoprire che coincideva con tutti i miei sintomi. E quando l'ho scoperta ho reagito forse come voi prima, ho reagito con noncuranza e con sollievo. Ho pensato, poteva andare peggio, poteva essere una malattia mortale. Però è bastato veramente poco, andare poco più in là, per capire cosa poteva diventare questa malattia ad uno stadio grave o molto grave, e mi sono spaventata veramente tanto. Quindi ora vi faccio vedere le stesse immagini che io ho trovato in quel momento. Sono le immagini di Whitney Dafoe, un ragazzo americano che è diventato il paziente simbolo di questa comunità. Whitney è a letto con una forma grave della malattia da 11 anni e quindi questo è quello di cui parliamo quando parliamo di sindrome da fatica cronica. Dimenticatevi gli stereotipi di queste persone che sono un po' stanche, che stanno a casa a fare il pisolino pomeridiano sul divano, perché in realtà stiamo messi così. Nel 2020 sono arrivata in Svizzera, dove vivo adesso, certa di avere questa malattia e alla disperata ricerca della diagnosi ufficiale, perché finché la medicina non dà un nome alla vostra malattia, voi non siete davvero malati. E ci sarà qualcuno nel vostro entourage, ve lo assicuro, che anche se ormai strisciate per terra perché non riuscite più ad andare dalla camera al bagno, vi dirà: vabbè, ma alla fine cos'hai? Cioè, non torni a lavorare? Io quella diagnosi me la sono sudata fino alla fine. L'ultimo medico che mi ha vista, prima di mandarmi all'ospedale universitario a Losanna, mi ha letteralmente detto: rivolgiti a Dio. Vai in chiesa a pregare perché la medicina non ti potrà aiutare. Io a 28 anni ero arrivata alla sua porta, portata sotto braccio dal mio compagno perché non riuscivo più a fare 3 minuti a piedi da sola. In quel momento ho creduto di aver toccato il fondo della disperazione, perché nel giro di 1 anno e mezzo la mia vita si era sfracellata davanti ai miei occhi. Però in realtà il peggio è arrivato dopo, quando finalmente ho avuto un'equipe di neurologi competenti che mi hanno diagnosticata subito e una specialista con cui parlare. E quando finalmente è passato quel momento di euforia, io mi sono sentita al capolinea, perché oggi la medicina non ha una cura e ci viene detto che potremmo migliorare, ma potremmo anche peggiorare. Le guarigioni spontanee sono nel 5% dei casi e quindi, a parte spendere tutti i nostri risparmi in terapie alternative tentando di barcamenarci, alla fine dobbiamo imparare a convivere con questa malattia. Quindi è iniziata la mia lunga convivenza con la sindrome da fatica cronica e in 5 anni questa malattia mi ha tolto tutto: il lavoro, l'indipendenza economica, la vita sociale, lo sport. A un certo punto la mia identità
è stata spazzata via da questa malattia. Ho passato 2 anni a intermittenza, chiusa in una stanza, con la mascherina e i tappi, ad ascoltare la vita degli altri che scorreva fuori. E se alcuni giorni riuscivo a fare 200 passi, mi ricordo, intorno all'isolato, alcuni giorni mi svegliavo e dovevo decidere se farmi la doccia o mangiare, perché non potevo fare entrambe le cose. Io non credo di potervi spiegare, trasmettere la paura, la disperazione che si prova in questo stato, cioè non solo soffrendo in modo atroce ogni secondo in cui si è coscienti, ma anche, e questa è la differenza con altre malattie gravi, lasciati allo sbando, senza un piano di cure, senza un supporto sociale ed economico, senza un sussidio di invalidità. Quando tu guardi in qualsiasi direzione e vedi solo terrore, e vedi solo devastazione, a un certo punto da solo non ce la fai più e cominci a pensare alla morte, perché ti sembra un sollievo rispetto all'inferno che stai vivendo. In questi 5 anni ho visto tanti suicidi nella comunità italiana, nella comunità straniera, erano persone giovani che a volte conoscevo, mi avevano scritto per chiedermi aiuto, avevo ancora i loro messaggi sul telefono. E vi prego di non pensare che questa sia depressione. Questa è una malattia neurologica e se si arriva a questo è perché siamo dei disabili gravi a cui manca il benché minimo supporto sociale ed economico. Siamo lasciati soli. In questa situazione, che è stata la più difficile della mia vita e credo la più difficile che mai vivrò, io mi sono resa conto che sono, nonostante tutto, una privilegiata perché mi è successo questo, ma ho avuto da subito il supporto economico della mia famiglia, ho avuto un livello di istruzione alto che mi ha permesso di capire cosa mi stava succedendo, leggere la ricerca in più lingue, ho avuto amici e un compagno che mi hanno creduta da subito, questo è stato fondamentale. Non ho lavorato per 2 anni, ho studiato questa malattia con tutte le energie che avevo e in qualche modo, non so come, sono riuscita a risalire per ora a quello che è considerato uno stadio leggero, il che è l'ennesimo scherzo terminologico, se vogliamo, perché è uno stadio leggero della malattia. Io a 32 anni lavoro 8 ore alla settimana, divise in 2 pomeriggi, perché non riesco a fare una giornata di lavoro intera. E anche se la mia è una storia di speranza, in realtà è una storia di discriminazione totale, perché se io non avessi avuto queste condizioni perfette intorno a me, francamente non so se ce l'avrei fatta ad essere qui stasera. Quando una comunità di disabili viene lasciata sola, alla fine sarà forse il tuo privilegio, la tua condizione alla nascita a fare la differenza tra la vita e la morte un giorno. Vi voglio anche dire che questa è una malattia invisibile e che ha fluttuazioni estreme, quindi voi mi vedete qui stasera, però non sapete quanto mi sono riposata per esserci e non vedrete il crollo che subirò dopo. Voi ci vedete solo quando siamo riusciti ad uscire di casa quel giorno, oppure non ci vedete mai e non sapete che esistiamo, siamo come Whitney, bloccati a letto per decenni, per tutta la nostra vita, a volte. Io stasera sono qui con tanta rabbia per quello che mi è successo, ma soprattutto se penso a tutte le persone che ho incontrato in questi anni che magari sono sole e stanno peggio di me. Noi non stiamo neanche chiedendo una cura, cioè la cura sarebbe fantastica, però la cura è la fine di un processo di conquiste che noi non abbiamo neanche lontanamente iniziato a vedere. Noi oggi abbiamo bisogno che questa malattia venga studiata alla facoltà di medicina, perché non è possibile che un neurologo oggi non sappia neanche cos'è la sindrome da fatica cronica. Abbiamo bisogno di un test diagnostico, abbiamo bisogno di un sussidio di invalidità perché non possiamo lavorare. Abbiamo bisogno che smettano gli abusi medici, sociali, economici. Oggi un paziente che non può più pagarsi un affitto, siccome la sua malattia non è riconosciuta, viene sfrattato e finisce a dormire sulle panchine del parco. Oggi un paziente minorenne di sindrome da fatica cronica viene scambiato per paziente psichiatrico e a volte strappato alla famiglia e mandato in clinica. Oggi una persona che arriva a uno stadio grave della malattia e chiama l'ospedale
per farsi portare in ambulanza perché non riesce neanche più a mangiare, viene rimandata a casa perché non si capisce cos'ha e muore letteralmente di fame. Quest'anno è successa una ragazza inglese di 27 anni che è morta in un letto perché all'ospedale non l'hanno ascoltata, è letteralmente morta di negligenza medica. E questo è quello che succede quando si pensa che una comunità di persone disabili si possa magicamente salvare da sola. Io spero che qui stasera ci siano studenti di medicina, neurologi, amici e conoscenti di medici, persone che lavorano nelle professioni sanitarie e sociali e francamente anche chiunque altro. Quello che vorrei, quello che vi chiedo è di parlare di questa malattia con consapevolezza intorno a voi e senza stereotipi. E se non mi volete credere, andate su Google, cercate un articolo e scoprirete che questa è una delle malattie più invalidanti, penso, al mondo e paradossalmente più trascurate. Io lo so che la lotta di questa comunità è ancora lunga, non so nemmeno se vedrò una cura per me stessa nell'arco della mia vita, però spero davvero stasera di aver aggiunto un piccolo passo al percorso che ci porterà almeno alla dignità e al rispetto di base di cui abbiamo disperatamente bisogno con questa malattia. Grazie.